Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vediamo come dipingere un occhio ad olio. Ultimamente il video sul ritratto sta andando molto bene, perciò ho deciso che dedicherò più video a questo argomento. Ma adesso basta con le chiacchiere, diciamo a fine video, via con la guida. Allora, eccoci qua. Gli occhi che andremo a rappresentare sono quelli di Leonardo DiCaprio, di un giovane Leonardo DiCaprio. Realizzo il disegno, cerco di essere il più preciso possibile. Ho scelto di rappresentare gli occhi di Leonardo DiCaprio perché sono quelli più riconoscibili, quindi anche vedere dall'esterno la copertina del video in qualche modo attira un po' più di gente, ecco. E anche perché sono comunque occhi difficili e complicati, perché hanno una forma molto particolare. Spero che vi piaccia questa inquadratura così ravvicinata. La grandezza dell'occhio che sto disegnando è più o meno simile a quello di un occhio normale. Non vado oltre la grandezza. Insomma, non voglio fare un'opera iperrealistica, ma un realismo molto dettagliato. Vado già nel disegno a dividere le parti più scure. Anche le rughe di un viso, dell'occhio, sono molto importanti. Ok, diciamo che a grandi linee abbiamo impostato il disegno. Fisso con un po' di lacca e lascio asciugare. Il supporto è un MDF su cui ho dato 3 strati di imprimitura, uno verticale e uno orizzontale. Ho dato poi una mano di carta vetro per renderla più liscia e un ultimo strato. Ora, solitamente nei miei ritratti, dopo questa fase, do uno strato, un monocromo di terra di Siena. Qui non lo darò perché appunto non voglio aspettare tantissimo, andremo già oltre, arriveremo già all'incarnato, è come se fosse un dipinto alla prima, dove però comunque cercheremo di raggiungere un buon livello di realismo, spiegandovi appunto come io realizzo gli occhi. In primis do come sempre sporco il supporto con un po' di olio per permettere al pennello di scivolare meglio, per evitare appunto che i colori si vedano bene, che riusciamo appunto a percepirli nel miglior modo possibile. Andiamo a dare prima una campitura di giallo ocra. I colori che sto utilizzando sono bianco di titanio, giallo cadmio scuro, giallo ocra, rosso cadmio scuro, terra di Siena bruciata, blu oltremare e terra d'ombra bruciata. Come potete vedere già il riflesso di questo bianco praticamente tende a bruciare, a scurire questi colori. Ecco perché, per evitare di non vedere bene le tonalità dei colori, vado a dare uno strato di giallo d'ocra, che comunque lo utilizzeremo come tono, come base del tono intermedio. Parto dalle zone più in ombra, quindi con della terra di Siena rosso e blu raggiungo questo scuro che è molto forte e inizio a riempire le ombre. Adesso giallo ocra e rosso cadmio vado a creare questo tono intermedio molto scuro e inizio a legare i punti d'ombra con quelli diciamo in luce. Dobbiamo ricordarci che luce ed ombra fanno parte sempre del volto, di un colore di base che è uguale, quindi non devono sembrare come delle zone separate. Fino a quando non do tutti i colori di base, evito di utilizzare il bianco. Diciamo che in questa parte io mi sarei già nuovamente fermato, perché appunto do tutte le macchie di colore, vado a riempire la superficie e a secco i colori prendono molto bene qui sopra e
Essendo i colori mai completamente coprenti, si ottengono degli effetti, delle vibrazioni ottime, cioè che funzionano, che ricreano un bel effetto nella pittura. Adesso in questo momento non abbiamo così tanto tempo, perciò andiamo subito avanti. Iniziamo con il bianco. Con il bianco non vado mai direttamente sul supporto, ma bianco, un pizzico proprio pochissimo rosso e sempre con del giallo ocra ottengo un tono intermedio così e inizio a ricoprire la superficie. Fatemi sapere se in un altro video del genere vi piacerebbe anche vedere la tavolozza mentre dipingo. Vedrò appunto, non so come, di utilizzare un'altra videocamera e riprendere solo la tavolozza, o magari di riprendere contemporaneamente sia il supporto che la tavolozza. Sfruttando proprio la punta di questo pennello dipingo, cioè riempio le zone e contemporaneamente vado a sfumare. E adesso, aggiungendo il bianco, il tono intermedio qui, rimarrà appunto lo scuro, però assumerà il colore dell'incarnato, della carne appunto. Naturalmente questo dipinto così non sarà molto coprente in termini di colori, perché sì, potrei essere più materico, però non riuscirei ad essere così dettagliato. Anche perché quando poi utilizziamo tanto colore, la situazione finisce per degenerare in qualche modo, perché tanto colore tende poi a ingrigire, a sporcare, quindi meglio controllarlo poco alla volta, non abbiamo tutta questa fretta. Utilizzo adesso del giallo mischiato a del rosso, sempre perché non voglio andare con del bianco. Incomincio già a scandire quella che è la luce. Adesso inizio a lavorare nell'occhio, la parte che forse tutti quanti stavate aspettando di più. Con questo bianco e rosa che sto utilizzando qua vado a mischiare leggermente con un po' di blu. Vado a ottenere questo grigio che andrò a mettere nell'occhio. Ci dobbiamo sempre ricordare che l'occhio è una sfera, non è una superficie piana. Per questo c'è tutto un giro di luci, di ombre attorno all'occhio, proprio perché è questa forma, il bulbo, che va a delineare i muscoli dell'occhio. Inizio a dare un bel punto di luce nell'occhio, quindi la luce fa qua e qui si ferma perché qui non arriva più la luce, quindi è come se qui c'è l'occhio, c'è punta qua e fa questo così. Qui non arriva, qui c'è ombra, qui stessa cosa sopra, però qui non c'è la luce, però abbiamo un contoriflesso della pelle illuminata, infatti si percepisce un riflesso caldo. Inizio a
delineare i contorni. Non utilizzo mai il nero nei miei dipinti proprio perché è troppo forte. Piuttosto blu oltremare, terra di Siena e abbiamo uno scuro molto potente. Uno scuro che possiamo comunque dosare in base alle nostre necessità. Se lo vogliamo più scuro, se lo vogliamo più caldo, se lo vogliamo più freddo. Adesso con un rosa andiamo praticamente a coprire tutto questo strato, questa parte che dovrebbe chiamarsi congiuntiva. Chiedo scusa se dovesse essere errato, ma non ricordo bene. E su internet non sono riuscito a trovare informazioni valide, ma insomma è quella parte di pelle che si vede nell'occhio. I maestri del Rinascimento erano soliti evidenziare questa membrana qui di pelle perché effettivamente riesce a ricreare prospettiva e dare ancora maggior volume all'occhio. Adesso con un bel pennello inizio un po' a sfumare. L'aggiunta di questi punti di luce riflessi all'interno sono indizi di realtà in qualche modo. Dobbiamo sempre evitare di lasciare delle linee scalfite, ma sempre in qualche modo, sempre giustificarle, sfumarle, renderle più morbide, perché nel volto non abbiamo mai delle linee così dritte, o se ce le abbiamo sono delle rughe, perché più sono dritte e taglienti, e più sembra, cioè più andiamo a invecchiare il soggetto. In questo caso stiamo realizzando l'occhio di un giovane. Oppure vediamo un dettaglio soltanto dell'occhio, si deve percepire che è un ragazzo, è giovane, aveva 18 anni, quanti anni aveva in questo film? Qui ritorna il fatto che se avessi dato o avessi fatto asciugare delle basi di colore prima, non starei combattendo anche contro la trasparenza dei colori. Ora do un bel blu, che non è altro che blu oltremare più giallo cadmio, e anche il colore dell'occhio si muove con le luci e con le ombre. Quindi se la luce viene da qui avremo il punto di luce massimo, tipo così. Invece qui avremo luce e controriflessi praticamente. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere anche l'occhio di una donna dipinto. È che l'occhio di attrici famose solitamente sono truccati e quindi truccati con delle luci molto, molto soffuse. Quindi il volto non abbiamo mai una definizione dei volumi, delle masse, ma è sempre molto piatto. Quindi come vedi Tintoretto uso tanto i tuoi pennelli, Tintoretto intesa come marca, quindi magari una collaborazione in futuro mi farebbe tantissimo piacere. Quindi qua adesso mi diverto tantissimo nei dettagli dell'occhio. Ad esempio qui è in ombra, però c'è il riflesso della luce che va a delineare contro riflesso qui nell'ombra.
Stessa cosa qui, è in ombra, ma dal basso riflette. È un po' come quando realizziamo le bottiglie di vetro, delle superfici trasparenti. E adesso vado a dare quella che è l'anima dell'occhio, quel puntino bianco che dà anima. E adesso lavorando sempre in generale, continuo a definire tutto quanto attorno. Naturalmente anche la direzione di una pennellata crea il movimento. Una serie di pennellate piatte indicano una superficie che è piatta. In questo caso, in cui c'è volume, la direzione e il modo in cui muoviamo le pennellate ci aiutano a rendere il volume, in questo caso c'è una cavità, cioè fa così all'interno dell'occhio, che possiamo forzare in qualche modo qui con la luce. Se ho fatto un po' alta questa parte dell'occhio, che vabbè, andiamo subito ad aggiustare. E qui per le sopracciglia potremmo aprire un altro video, fare un altro video a parte su come fare le sopracciglia e i peli in generale, i capelli Però qui adesso alla prima vi spiego un po' come andare, come mi comporto, insomma. Quindi è come se individuassi le zone in ombra e quelle in luce e andassi a riempire, alla fine è sempre questo il trucchetto, andare a riempire la superficie con i giusti colori. Entro all'interno con il colore della pelle in questo caso, perché non voglio che la sopracciglia sembri attaccata, ma deve essere integrata assieme al soggetto, insieme alla pelle, insieme a tutto. Quindi, ricapitolando, diamo un tono di base, diamo un tono intermedio di base. In questo caso io ho riconosciuto nel giallo ocra quello più presente in tutto il dipinto, in tutta l'immagine, anche perché effettivamente il giallo ocra è un bel tono per iniziare, caldo ma non scuro come la terra di Siena, anche perché partivamo da una superficie che era bianca praticamente, quindi in qualche modo dovevo andare a combattere questa eccessiva luminosità. Poi diamo le macchie di colori e andiamo a riempire tutte le zone, ombre, luci, colori diversi da quelli che potevano essere quelli dell'incarnato, quindi tipo l'occhio, l'iride, la pupilla. Iniziamo a scandire le ombre e poi stabiliamo 2 o 3 toni intermedi, uno più chiaro e uno più scuro, che ci serviranno appunto per andare a legare le zone in luce da quelle in ombra. Già in questo caso ci potremo fermare, far asciugare, ritornare in un secondo momento, come nel mio caso invece ho proseguito, e naturalmente questo non è un dipinto, non è un occhio finito, ma un occhio alla prima, dove quindi potrei ritornarci più e più volte. Sicuramente qui in altre 2 sessioni esce un bell'occhio molto più definito. Qui naturalmente si è sporcato il colore perché sono andato a correggere quell'errore che avevo fatto, però naturalmente con un'altra sessione di pittura questi errori si correggono facilmente. Teoricamente abbiamo raggiunto più o meno i toni che vediamo nella fotografia. Se volessimo aggiungere qualche altro trucchetto, diciamo così, è aggiungere
questi puntini, questi freddi all'interno, che vanno in qualche modo, che vanno a simulare le vene che passano al di sotto della pelle e che naturalmente nella foto non si riescono a vedere, però nella realtà sì. Quindi sono quei trucchetti, quelle aggiunte che fanno vibrare i dipinti, che fanno vibrare appunto l'incarnato, ma anche nei corpi, in tutti i punti. Non a caso esiste il verdaccio come tecnica, dove appunto iniziano una grisaglia praticamente verde, perché il colore della pelle è in realtà una somma di un rosa più un verde, un verdino. Però questi piccoli dettagli permettono appunto, fanno vibrare maggiormente il nostro soggetto, il nostro dipinto. E quindi questa era la guida su come ho realizzato quest'occhio, quello di Leonardo DiCaprio. Come ho già detto durante il video, questo è un riassunto di più strati di pittura. Difatti sto preparando un altro video sul ritratto in cui però parlerò di tutti gli strati. Fammi sapere nei commenti quale sarà la prossima parte da andare a dipingere: il naso, la bocca, le guance, i capelli, le mani. Lasciami un commento qui sotto. E se questo video ti è stato d'aiuto, ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione. Se hai domande e curiosità, lasciamele qui sotto ed iscriviti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se hai visto tutto il video, arrivederci.